Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questo maglione veramente originale. È caratterizzato da una parte di spalla scoperta, maniche scampanate e colori fluorescenti. Prima di iniziare considerate di iscrivervi al canale e lasciarmi un like. In questo modo aiutate moltissimo questo canale a crescere. I materiali che vi serviranno sono tra i 450 e i 1000 grammi di filato grosso, in base alla vostra taglia. Io utilizzo questo filato chunky che mi è stato gentilmente mandato da Dark Omen Yarn, un ragazzo italiano simpaticissimo che colora i filati a mano. Questo filato è chiamato Chunks ed è 100% merino superwash. Io utilizzo un colore scuro di base, in questo caso il nero, chiamato Void, e due colori contrastanti fluorescenti, Venoshock, che è questo verde, e Super Joy, che è arancione. Ho utilizzato 500 g di nero, 100 g di arancione e 100 g di verde. Vi lascio qui sotto il sito di Dark Omen Yarn, dove potete acquistare dei filati pregiati veramente bellissimi colorati a mano. Vi servirà inoltre un uncinetto 6 mm, un metro, due marcapunti e una forbice. Ho qui i miei due campioni, questo nero realizzato utilizzando il punto muschio, chiamato Moss Stitch in inglese, e questo colorato utilizzando il punto basso pippiolino, chiamato Picot Single Crochet in inglese. Vi lascio le indicazioni del campione qui sullo schermo e sotto in descrizione. Per iniziare vi serve la misura della circonferenza del vostro seno. La mia è 33 pollici, cioè 84 cm. Iniziate con il colore scuro facendo il nodino iniziale e lavorando un numero di catenelle che equivalga alla metà della misura che avete appena preso. Nel mio caso 16,5 pollici. Dovete lavorare un numero di catenelle pari. Raggiunta la misura corretta, inserite un punto basso nella quarta catenella dall'uncinetto. Fate una catenella, saltate una catenella e inserite un punto basso in quella successiva. Di nuovo una catenella, saltate una catenella e lavorate un punto basso in quella successiva. Non fate altro che ripetere punto basso più una catenella, saltando il punto che corrisponde alla catenella. Ripetete fino alla fine della riga. Dovete terminare con un punto basso. Fate 2 catenelle, girate il lavoro e inserite un punto basso nello spazio della catenella del giro precedente. Fate una catenella e di nuovo un punto basso nello spazio successivo. Una catenella, un punto basso nello spazio successivo. Da qui in poi tutti i giri sono gli stessi, cioè dovete lavorare il punto basso nello spazio della catenella del giro precedente più una catenella. Mi raccomando di non inserire il punto basso nel punto basso del giro precedente perché quello è un altro tipo di punto. Per finire il secondo giro inserite un punto basso nell'ultimo spazio. Se misurate il vostro pannello dovreste avere una misura inferiore a quella con cui siete partiti. Ciò vi serve per ottenere una vestibilità aderente intorno al seno. Infatti, se strecciate il lavoro dovreste raggiungere la vostra misura iniziale. Proseguiamo con il terzo giro facendo 2 catenelle e inserendo un punto basso nel primo spazio, una catenella, un punto basso nello spazio successivo. Ripetete fino all'ultimo spazio. Proseguite in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che desiderate.
La lunghezza deve essere misurata dal sottoseno fino a dove volete il vostro maglione. Nel mio caso volevo un maglione corto in modo che possa indossarlo con i miei jeans a vita alta e quindi ho lavorato 20 giri che corrispondono a 5,5 pollici, cioè 14 cm circa. Prima di finire il vostro ultimo punto dovete cambiare colore. Per fare ciò inserite l'uncinetto nell'ultimo spazio, prendete il filo e portatelo fuori. Avete due asoline, ma invece che terminare il punto basso prendete il nuovo filo e chiudete il punto basso con il nuovo colore. Lasciate una codina in modo che possiate assicurare il lavoro. Tirate bene e tagliate il filo vecchio. Fate una catenella, girate il lavoro. Io lavoro tenendo la codina all'interno in modo che non debba cucirla più tardi e lavorate un punto basso in ogni punto e in ogni spazio. Dopo l'ultimo punto basso fate una catenella e girate il lavoro. Inserite un punto basso nel primo punto e per fare il picciolino caricate il filo 2 volte, inserite l'uncinetto nel punto successivo, prendete il filo e portatelo fuori. Caricate e passate attraverso 2 asoline. Caricate di nuovo e passate attraverso 2 asoline. Caricate di nuovo e passate attraverso le ultime 2 asoline. Si crea in questo modo un punto molto lungo che viene spinto in fuori grazie al punto basso che ora inserirete nel punto successivo. Infatti se girate il lavoro noterete il punto picciolino che sporge. Per ottenere un picciolino corretto questo giro va lavorato sempre dal lato rovescio del lavoro. Di nuovo caricate il filo 2 volte, inserite l'uncinetto nel punto successivo, prendete il filo e portatelo fuori. Caricate e passate attraverso 2 asoline, caricate di nuovo e passate attraverso 2 asoline, caricate di nuovo e passate attraverso 2 asoline. Un punto basso nel punto successivo. Alternate questi 2 punti fino alla fine della riga, un punto picciolino e un punto basso. Dovreste terminare con un punto basso. Fate una catenella e girate il lavoro. Il prossimo giro è di nuovo un giro di semplici punti bassi, uno in ogni punto. Il giro successivo è di nuovo un giro di punti picciolini, quindi fate una catenella, un punto basso nel primo punto, caricate il filo 2 volte, inserite l'uncinetto nel punto successivo, prendete il filo e portatelo fuori. Caricate, passate attraverso 2 asoline, caricate di nuovo e passate attraverso 2 asoline, caricate di nuovo e passate attraverso 2 asoline. Continuate alternando questi 2 punti per tutta la riga. Ho lavorato un totale di 14 giri, 7 gialli e 7 arancioni. Potete alternare i colori che preferite o lavorare un colore unico. L'importante è che lavoriate un numero di giri che sia sufficiente a coprire l'intera lunghezza della zona del seno. Prima di terminare l'ultimo punto basso, cambiate colore di nuovo, come visto in precedenza, tornando a lavorare con il colore scuro. Quindi finite il punto basso con il colore nuovo. Fate 2 catenelle e girate il lavoro. Ricominciate a lavorare con il punto muschio. Un punto basso nel primo punto, una catenella, saltate un punto e lavorate un punto basso nel punto successivo. Una catenella, saltate un punto basso nel punto successivo fino alla fine della riga. L'ultimo punto basso deve essere lavorato nell'ultimo punto. Fate 2 catenelle e girate il lavoro.
un punto basso nello spazio, una catenella, un punto basso nello spazio successivo. Ripetete punto basso più catenella fino alla fine della riga e ripetete questo giro fino a quando non raggiungete l'osso della clavicola. Io ho lavorato 15 giri in totale. Ora andiamo a lavorare i lati in modo da creare uno scollo quadrato. Prendete i due marcapunti e inseriteli a poco meno di un terzo della larghezza totale del vostro top. Io ho inserito i marcapunti nel 16° punto sia a destra che a sinistra, in modo da avere 22 punti nella parte centrale. Quando contate, contate sia i punti che gli spazi. Una volta inseriti i vostri marcapunti, fate 2 catenelle e girate il lavoro. Continuate come al solito con il punto muschio fino a raggiungere il marcapunti, che deve essere in uno spazio. Fate 2 catenelle e girate il lavoro. Ripetete il punto muschio fino a quando non arrivate al vertice delle spalle. Ricordatevi che il top si allarga una volta indossato, quindi non esagerate con i giri. Come vedrete poi nelle prossime immagini, io avevo inizialmente lavorato 15 giri, ma sono scesa a 5 dopo essermi resa conto che 15 erano decisamente troppi. Tagliate una codina abbastanza lunga, dato che vi servirà per unire il pannello posteriore a quello frontale. Ripetete lo stesso procedimento dall'altra parte. Inserite il nuovo filo nel corrispondente punto segnato dal marcapunti e lavorate il punto muschio come fatto in precedenza per l'altra parte. Mi raccomando, controllate che abbiate lo stesso numero di punti sia a destra che a sinistra. Tagliate una codina abbastanza lunga e ripetete lo stesso procedimento da capo in modo da creare un altro pannello identico. L'unica differenza del pannello posteriore è che la parte scura sopra le 2 bande fosforescenti non deve arrivare alla clavicola, ma bensì fino a dove preferite la vostra scollatura posteriore. Io ho lavorato 15 giri per la parte frontale, come vi ho detto prima, e 23 giri per la parte posteriore, mentre le 2 parti laterali corrispondono a 5 giri per la parte frontale e 4 giri per la parte posteriore. Ora che avete i 2 pannelli terminati, girateli con il lato rovescio di fronte a voi e disponeteli uno di fronte all'altro in questo modo. Dovete adesso infatti unire questi 2 lembi in modo da poter indossare il top dalla testa. Fate la solita catenella e tirate il filo per chiudere il lavoro con un nodino. Inserite una codina all'interno del lago da lana. Io uso questo grosso, ma potete anche usarne uno più piccolino. Adagiate i 2 lembi in modo che i punti combacino e cominciate a cucire le 2 parti, passando l'ago attraverso l'asolina esteriore. Queste sono le 2 asoline dei punti. Voi dovete prendere solo l'esteriore. L'asolina esteriore è la prima di fronte a voi e l'ultima nell'altra parte. Dovete cucire sempre da un lato solo. Vedete che io entro sempre dal pannello che ho di fronte, non a zig zag. Continuate in questo modo fino alla fine della riga
e cucite la codina rimanente all'interno del lavoro. Fate la stessa cosa dall'altro lato, girate il pannello dal lato dritto e questo è il risultato finito. Ora dovete cucire il top lateralmente. Scegliete la misura più adatta per la vostra manica, misurando dalla spalla fino alla zona dell'ascella. Vi lascio una tabella di riferimento in modo che possiate decidere quale misura è la più adatta a voi. Ho deciso di cucire il pannello fino alla parte fluorescente, in modo da avere la manica di 7 pollici. Girate i due pannelli dal lato rovescio, come abbiamo fatto prima. Tagliate una codina abbastanza lunga e unitela con dei nodi all'angolo inferiore. Inserite l'ago e cucite le due estremità come visto prima. In questo caso, non essendoci le due osoline del punto, potete entrare dove ritenete sia meglio. Io passo attraverso la parte laterale dei punti. Cercate sempre di mantenere i due lembi simmetrici come se fosse un panino. Se preferite potete cambiare colore una volta arrivati alla parte fosforescente. Ho notato che il risultato finale è molto più grazioso se cambiate colore. Una volta arrivati al punto stabilito, cucite la codina rimanente all'interno del lavoro, facendo la stessa cosa dall'altro lato. Ora che il vostro top è completo, dobbiamo lavorare le maniche. Ora vi mostro come realizzare la manica con questo buchetto super trendy sulla spalla. Io ho già lavorato la prima manica, ora vi mostro come farla. Come vedete qui, io ho lavorato circa 2/3 della circonferenza totale della manica. Infatti, per realizzare l'apertura sulla spalla non dovete fare altro che saltare questi punti e lavorare lo stesso numero in catenelle. Per sapere quanti punti totali avete, dovete contare i giri. Dovrebbero essere simmetrici, cioè dovreste avere lo stesso numero di giri sia sul pannello frontale che su quello posteriore. Vediamo come fare. Inserite un nuovo filo nel punto di congiunzione dei due pannelli sotto l'ascella. Inserite 2 punti bassi nello stesso punto. Individuate il giro successivo e inserite 2 punti bassi. Individuate il giro successivo e inserite 2 punti bassi. Io ho un totale di 19 giri sul lato frontale, quindi lavoro un totale di 22 punti bassi, cioè 2 punti bassi in 11 giri. In questo modo mi rimangono 8 giri per arrivare alla congiunzione con il pannello posteriore. Dato che il lavoro è speculare, contate altrettanti giri nel lato posteriore. Nel mio caso 8. 8 più 8 fa 16, quindi devo lavorare 16 catenelle. Lavorate le vostre catenelle, dovete iniziare a lavorare nell'altro pannello. Contate i punti in modo da trovare il punto simmetrico all'ultimo che avete lavorato nel pannello frontale. Entrate nel punto corrispondente e lavorate 2 punti bassi, proseguendo con 2 punti bassi in ogni giro fino a ricongiungervi con il primo punto del giro, facendo un punto bassissimo. Contate i vostri punti, devono essere un numero pari. Se non lo sono, aggiungete una catenella alle catenelle che avete lavorato prima. Io ho un totale di 22 punti nella parte frontale, 16 catenelle, 22 punti nella parte posteriore, quindi il gran totale è 60 punti.
Ora proseguiremo a lavorare in ogni punto e in ogni catenella per creare la nostra manica utilizzando sempre il punto muschio. Fate 2 catenelle, saltate il primo punto ed entrate nel secondo facendo un punto basso. Una catenella, saltate un punto basso nel punto successivo e così via. Fate la stessa cosa con le catenelle e con i punti dell'altro lato. L'ultimo punto è un punto basso nell'ultimo punto. Dopo aver lavorato l'ultimo punto, per iniziare il giro successivo fate una catenella, inserite un punto basso nel primo spazio del giro precedente e fate una catenella. È estremamente importante che marchiate questo primo punto basso, dato che d'ora in avanti vi servirà come riferimento per iniziare il giro successivo. Questa tipologia di lavorazione è chiamata a spirale perché è una lavorazione continua senza catenelle iniziali. Vi consiglio di prendere nota ogni volta che terminate il giro in modo da sapere quanti giri avete già lavorato. Io sbarro il giro una volta che arrivo al marcapunti e scrivo il numero del giro successivo. Proseguite con un punto basso in ogni spazio più una catenella fino alla fine del giro. Una volta arrivati al marcapunti toglietelo e inserite un punto basso nello spazio a lato. Questo è il punto da marcare per il nuovo giro. Fate una catenella, un punto basso nello spazio successivo. Proseguite in questo modo per 34 giri. Se non volete le maniche a 3/4 come le mie, potete proseguire per quanti giri volete, fino ad arrivare alla lunghezza che desiderate. Per finire il giro fate un punto bassissimo nello spazio a lato del marcapunti. Tagliate il filo. Ora dovete ripetere lo stesso schema della parte fosforescente precedentemente lavorata nella parte frontale e posteriore. Per fare ciò dovete lavorare dal lato opposto, cioè con il lato interno della manica di fronte a voi. Inserite il filo nuovo in uno qualsiasi degli spazi. Fate una catenella e inserite un punto basso nello stesso punto. Un punto basso in ogni punto e in ogni spazio, fino alla fine del giro. Per terminare il giro fate un punto bassissimo nel primo punto del giro, una catenella, un punto basso nel primo punto. Un picciolino nel punto seguente. Un punto basso, un picciolino, un punto basso, un picciolino. Continuate così per tutto il giro. Dovreste terminare il giro con la prima parte del picciolino nell'ultimo punto. Fate un punto bassissimo nel primo punto del giro per chiudere il picciolino. Fate una catenella, un punto basso in ogni punto fino alla fine del giro. Ripetete questi 2 giri come visto precedentemente per quanti giri volete. Io ho lavorato 3 giri in verde e 3 giri in arancione. Per finire il giro, dopo l'ultimo picciolino a metà, punto bassissimo nel primo punto e tagliate il filo. Riattaccate il colore scuro in uno qualsiasi dei punti con l'esterno della manica di fronte a voi. Fate una catenella, un punto basso nello stesso punto, un punto basso in ogni punto fino alla fine del giro. Per terminare il giro fate un punto bassissimo nel primo punto. Ripetete questo giro di punti bassi semplici per quante volte desiderate. Io ho lavorato 3 giri. Per chiudere il lavoro in maniera invisibile, dopo l'ultimo punto basso, invece che fare un punto bassissimo nel primo punto, tagliate il filo e tiratelo. Inseritelo nel lago da lana, entrate in entrambe le asoline del primo punto del giro
e rientrate nella solina frontale dell'ultimo punto. In questo modo collegate l'ultimo punto al primo in maniera invisibile, vedete? Cucite la codina all'interno del lavoro e fate lo stesso con tutte le altre codine. Se vi piace potete aggiungere questo bordino a contrasto nella zona dell'apertura sulle spalle. Inserite il filo in un punto qualsiasi, fate una catenella, punto basso nello stesso punto basso in ogni giro nella parte del top, quando arrivate ai punti muschio della manica fate un punto basso in ogni spazio più una catenella. Dopo l'ultimo punto tagliate il filo e tiratelo. Fate la chiusura invisibile come visto poco fa con l'ago da lana. Cucite le codine all'interno del lavoro e ripetete dall'altro lato. Il vostro top è ora completo. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Se sì, lasciatemi un like e considerate di iscrivervi al canale per ulteriori video. Se siete arrivati fino a questo punto, se vi va lasciatemi anche un commento con scritto il vostro colore preferito, così saprò che avete guardato tutto il video. Grazie mille e a presto!